Ciao popolo, eccomi qua. Allora, oggi seconda puntata sugli errori del principiante. L'altra volta abbiamo parlato dei movimenti di base e stavolta parliamo della coramella, la tanto temuta e tanto sottovalutata coramella. Ma come al solito, ormai lo sapete, prima la sigla. Eccomi qua. Allora, oggi la coramella. Vado veloce perché solo i punti principali, perché della coramella bisognerebbe fare non un video, bisognerebbe farne 100, perché la coramella ha 100.000 caratteristiche diverse da valutare, la flessibilità, la percentuale di silicati, quindi l'azione meccanica, l'azione lucidante, insomma, la coramella è un componente fondamentale, essenziale di tutto il processo di affilatura. Scusate. E secondo me è molto spesso sottovalutata. La prova è che anche chi è all'inizio comunque capisce che un paio di pietre buone, decenti, le deve prendere per l'affilatura, per la finitura, capisce che forse la finitura su sintetica non è il caso, allora magari prendiamo la prima naturale, anche a non spendere un rene, ma comunque che sia di una qualità sufficiente per una buona rasatura, la coramella. La prima che gli capita per le mani, la prima che capita su qualche sito generalista, prende e compra. Da una parte giusto, da una parte giusto nel senso di non investire molti soldi all'inizio, perché vuoi o non vuoi le coramelle all'inizio tutti le abbiamo affettate, nella fretta, nelle cose ancora il taglietto ci può sempre scappare. Quindi all'inizio si spende un po' di meno, ma poi c'è bisogno di sostituirla con quella coramella se si vuole arrivare a degli ottimi risultati. Ma basta, già troppe chiacchiere. Questa volta ci concentriamo su due errori classici, o quantomeno due aspetti fondamentali da tenere bene in mente nell'utilizzo della coramella. E gli aspetti fondamentalmente sono due: la pressione e il modo di esercitarla, la pressione del rasoio sulla coramella e la tensione della coramella. E poi facciamo degli esempi, anzi li facciamo subito, parlando tiriamo fuori la coramella. Io qui mi sono inventato un accrocco che non vi dico, un filo legato al termosifone che sta laggiù, e ho preso delle coramelle di diversa consistenza. Ho preso un cavallo, ho preso un cuoio vaccino pieno fiore, quindi con una certa rigidità, e guardate questa, una coramella in visone. Perché? Perché adesso ragioniamo subito. Allora, facciamo le prime considerazioni e usiamo quella col cuoio vaccino, che è quella forse più diffusa, ma quella forse più difficile da interpretare. Perché? Perché ha una certa consistenza, una certa sua rigidità eh, propria del materiale, per cui l'errore è difficile da vedere. Ma a noi ci interessa fare il movimento corretto e poi a me personalmente interessa fare alcune precisazioni. Allora, scusate se adesso sarò handicappato perché ho la coramella praticamente all'altezza del collo e ce l'ho a 90 gradi rispetto a me, e io sarei molto più comodo chiaramente averla almeno un po' più in diagonale, ma non posso, non ce la faccio. Allora, rasoio, il solito col dollaro, che oggi lo sminchiamo proprio. Allora, coramella. Fondamentale, l'errore fondamentale che fanno tutti all'inizio è nel cercare di tenerla tesa al massimo, che sta coramella poveraccia non può respirare, cercando di non tagliarla, di fare il movimento corretto. Che cosa si fa? Si mette pressione su tutto.
tutto il rasoio. Cioè si esercita la stessa identica pressione dal filo alla costa. Si va giù e si applica una pressione piatta sulla coramella. E succede questo. Cioè, beh, Mauro, che è successo? Non è successo niente, sembra che sta andando bene. Sì, sembra perché la coramella è poco rigida. Adesso io vi invito, se avete gli occhi buoni, ma poi ve lo faccio vedere con coramelle più flessibili, vi invito a vedere qual è il punto in cui la coramella si piega, perché è vero che basta un po' di pressione e la coramella si flette, ma c'è un punto in cui si inverte la curva, da discendente diventa ascendente. Attenzione, ve lo faccio. Peso del rasoio piatto, quindi distribuito uniformemente dalla costa al filo. Cerco di applicare una buona pressione, qui mi alzo con quest'altra mano, cercate di vedere che cosa succede. Qui c'è un errore fondamentale e non so se lo riuscite a vedere. Adesso sarebbe facile dire, avete visto? Oh, no, non ho visto niente. Allora, ve lo rifaccio. Tra l'altro queste sono le caramelle Robert Maleschi polacche. Preso queste per non fare torto a nessuno, perché di maker italiani di coramelle ce ne sono tante. Quella di Visone è italiana, però è solo lui le fa. Ok, stessa coramella, stessa lunghezza, ma materiale diverso. Questo è cavallo, molto più flessibile. Rifacciamo lo stesso gioco. Cerco di andare in tensione con la coramella, peso del rasoio piatto e andiamo. E adesso si vede, se non lo vedete, adesso ve lo dico io, ve lo rifaccio un'altra volta. Ancora. L'avete visto l'errore? L'errore è che la coramella, aspettate, la impugno in un altro modo, se no mi si smonta una spalla. L'errore è che la coramella non ha piegato, non si è piegata in corrispondenza della costa, ma si è piegata in corrispondenza del filo. E questo significa distruggere un filo. Io adesso vi faccio delle esagerazioni per farvi capire il concetto. Se noi anziché applicare un peso piatto su tutto il rasoio, quindi, aspettate, poggio la coramella, quindi non la stessa quantità di peso da qui, dalla costa al filo, ma concentriamo il peso sulla costa, facciamo questo. Adesso è chiaro che è esagerato, tocca solo la costa, però vedete, la coramella quando va a piegare, adesso la tengo un po' più lenta magari per farla vedere meglio, vedete? La coramella va a piegare sulla costa, per cui io poi quando aggiungo il filo sta comunque lavorando in piano, indipendentemente dalla tensione della coramella. Se io metto il peso del rasoio, lo metto sulla costa e non uniformemente distribuito da costa a filo, io praticamente faccio questo: piego la coramella in corrispondenza della costa, appoggio il filo, guardate adesso come la piego, lo vedete dove va la piega? E facendo in questo modo, anche con coramelle, vedete, molto lasche, con molta poca pressione, guardate, il filo lavora sempre in piano. Vedete? Cerco di farvela rivedere un pochettino meglio da... Ecco, parto da qui. Peso sulla costa, metto il filo, ma il filo sta lavorando in piano, lo vedete? Quindi arriviamo al succo. La pressione corretta da dare al rasoio non è una pressione uniformemente distribuita come questa, perché così il filo viene abbracciato troppo dalla coramella. Mentre se io il peso lo distribuisco maggiormente, anzi quasi esclusivamente sulla costa, il filo
anche se tocca la coramella, la va a toccare su un piano. Ci siamo? Quindi non voglio insistere più di tanto perché già sono passati 10 minuti e ci sono altre cose che mi interessano. Allora, se capite questo concetto, ma è semplice, ho solamente... Anzi, vi faccio vedere una bella cosa. No, non ve la faccio vedere perché ve la faccio vedere dopo. Quindi capite il concetto che quando si va a scoramellare non va messo tutto il peso uniformemente distribuito tra costa e filo, quindi come se il baricentro della lama fosse al centro, ma va esercitata la pressione maggiore, il peso va concentrato sulla costa e il filo segue, vi rendete conto, e poi adesso utilizzando un'altra coramella sarà ancora più facile da vedere, vi renderete conto che il filo naviga sempre, viaggia sempre su un piano e non viene abbracciato totalmente dalla coramella. Attenzione, andiamo subito al secondo problema, perché c'è un altro concetto, magari un pochino più complicato da digerire, da mandare giù. Allora, il secondo concetto, altro incubo di tutti quelli che principiano, è la tensione della coramella. Il primo difetto è quello di prendere ste benedette coramelle e fargli venire il mal da testa, perché se tira, e quando si vede la coramella che poco fa la pancia, oddio no, devo tirare di più, si prendono ste impugnature apposta per prenderla con decisione la coramella e tirarla alla morte. Allora, prima che vi faccio vedere degli esempi per dimostrarvi che non serve un belamato ciufolo, spiegatemi una cosa. Ma se la tensione era così importante, ma allora perché nel corso dei secoli si sono sviluppate questo tipo di coramelle, o tutt'al più quest'altro tipo di coramelle? Quindi la strappo è al telaio. Se la flessibilità di una coramella è qualche cosa, fosse stata qualche cosa da evitare a tutti i costi, esci da questo corpo, no, la coramella si sta piegando, devo tirare di più. Ma allora scusate, perché non si è sviluppato questo? E basta. La paddle strop, non lasciate perdere che questa è caricata con della pasta. Ma a sto punto, se voglio un piano rigido, eccolo il piano rigido. Una bella tavola di legno, un supporto piatto che qualsiasi che vi pare, ci attacco sopra due belle strisce di cuoio e ho fatto. Ecco la coramella. Quindi tutto lasciava pensare che se quella fosse stata la strada giusta, ma quella si sarebbe sviluppata. E invece no. Invece i professionisti, e per professionisti parliamo proprio di barbieri, non quelli che fanno le chiacchiere filosofiche, quelli che fanno le barbe tutti i santi giorni, attaccate alle poltrone in bottega, c'hanno queste. Tutt'al più qualcuno potrebbe avere quest'altro tipo, ma se ci fate caso sono già meno frequenti. E ve lo dico io, perché nel campo delle coramelle anche la flessibilità del materiale ha la sua importanza. Quindi ci sono coramelle di materiali diversi e lì entra in ballo la flessibilità e la presenza la percentuale di silicati, però io in questo momento tutto il discorso sui silicati naturali della pelle non li voglio fare perché ci vorrebbe mezz'ora solo e soltanto per quello e non voglio ritornare ai soliti video da un'ora. Parliamo proprio dell'aspetto meccanico della coramella. Si scelgono materiali, ecco, dal cuoio vaccino, come ho fatto vedere prima, al cavallo, già molto morbido, parti nobili del cavallo, il cordovan, lo shell cordovan, che è ancora più flessibile di questo. Voglio dire, ma perché allora si scelgono questi supporti?
Allora, primo, perché proprio per quello che vi ho fatto vedere prima, se ben usato il rasoio sulla coramella, la flessibilità è un falso problema, ripeto. È inutile io questa coramella la tiro alla morte fino proprio quasi a strapparla, perché se vado col peso sulla costa, ve lo faccio rivedere un'altra volta, la coramella si va a piegare in corrispondenza della costa e il filo viaggia sempre su un piano. Ci siamo? Più di tanto non ce la faccio perché so veramente scomodo, ragazzi, però penso che si riesca a vedere abbastanza bene il piano. Il piano lo fa la costa e il gancio della coramella, per cui la coramella, vedete, viene piegata dal gancio. La tengo lentissima. Viene piegata tra il gancio e la costa e il filo continua. Allora, guardate com'è bello, adesso si vede, il filo lavora in piano. Ci siamo? Quindi la flessibilità, abbiamo detto, la pancia è un falso problema. Ma allora, perché scegliamo materiali diversi? Perché si sente spesso nei gruppi, nei forum, io con molature piene mi trovo meglio con coramelle più rigide, con molature più scavate mi trovo meglio con quelle morbide. Perché la coramella deve anche abbracciarlo un po' il filo e tutto il gioco di un'ottima scoramellatura sta proprio in quanto deve essere abbracciato questo filo. Eh sì, perché noi abbiamo sempre detto che la coramella fondamentalmente deve fare tre cose, no? Deve ridistendere i dentini, la microdentellatura che si forma in affilatura, se ce n'è qualcuno che al termine dell'affilatura sta ancora piegato, col passaggio della coramella viene ridisteso, poi magari i dentini non sono perfettamente allineati tra di loro, viene fuori cose del genere, per cui coramella sul lato, coramella sull'altro lato, questi dentini, oltre a essere distesi, vengono anche allineati bene uno dietro l'altro e deve lucidare il filo per dargli scorrevolezza. Ma attenzione, noi abbiamo sempre ragionato di questo, ma se da solo lo spostiamo. Se il filo è fatto da una microdentellatura e la coramella fosse perfettamente piana, perfettamente rigida, la microdentellatura prima della scoramellatura e dopo la scoramellatura sarebbe sempre uguale, perché avremmo lavorato sul lato e sull'altro del rasoio. Ma a noi ci interessa anche che il filo abbracci leggermente la parte superiore del filo. Ma così il filo si rovina, così il filo si stonda. No, cerchiamo di essere un po' e ragionare un po' non on, off, sì e no. Il filo va abbracciato nella giusta quantità. Il fatto che il filo non debba mai toccare la coramella, scusate, mi sto facendo male, è una merita stupidaggine. Molti di noi, moltissimi, tolgono sul filo le bave morte in lavorazione col sughero o con una tavoletta di legno, facendo questo movimento qua. Allora, per questo principio, dico basta, questo rasoio non taglia più. Gli faccio 3 volte così, questo rasoio non taglia, e invece il rasoio taglia come meglio di prima, perché praticamente io a questo tappino di sughero gli ho fatto fare il lavoro di una coramella. Io sono un pigro, anziché alzarmi da una pietra all'altra per scoramellare, lo passo sul sughero e fatta perché c'è comunque una differenza di durezza in campo, no? Non è che il filo, una volta abbracciato da una cosa tenera, morbida come il cuoio, subito diventa rotondo. Diventa rotondo se uno insiste con forti pressioni e con tanti passaggi. Ma a noi questa flessibilità ci serve. Ci serve perché oltre a lavorare sul fianco del rasoio ad ogni passaggio, noi
andiamo a far abbracciare leggermente, stiamo parlando di micrometricamente, facciamo abbracciare anche le creste, la parte superiore del filo, per cui sì, è vero, le smussiamo un attimo, gli diamo però quella dolcezza senza perdere capacità di taglio. E questa è la spiegazione per cui sui coltelli, dove serve esclusivamente la capacità di taglio e della dolcezza non frega niente a nessuno, perché la carne che tagliamo in cucina è già morta, non la dobbiamo ammazzare noi, ecco perché nell'uso dei coltelli si preferisce la paddle strop. Ripeto, ma anche di cuoio naturale, levate il fatto che questa è caricata, cioè un supporto rigido, quindi zero flessibilità se non quel minimo che dà la pelle, perché noi quando ci dobbiamo passare sopra con un coltello è difficilissimo, ragazzi, è veramente difficile, ma allontano un po'. A noi non ce ne frega niente se deve abbracciare, vediamo, lo faccio quest'altro verso. A noi non ce ne frega niente che deve abbracciare il filo, anzi non lo deve abbracciare. A me lo deve pulire sto cavolo di filo, mi deve levare i residui di affilatura. In questo caso, visto che c'è oltretutto anche la pasta abrasiva, me lo deve lucidare il più possibile. E non deve in nessun modo la coramella andarmi ad abbracciare il filo per levare quelle microasperità, per rendere il filo un po' più dolce. A me interessa il massimo della taglientezza. Non è confortevole il taglio, chi se ne frega, le cipolle non si lamentano. Le cipolle non piangono, te fanno piangere, ma non piangono. Per cui capite che il supporto rigido si è sviluppato sui coltelli. Sui coltelli non si usano le coramelle a strappo, non si usano neanche le telaio, si usano le paddle strop o tutt'al più una coramella a strappo appoggiata su un piano, quindi si ricrea esattamente questo se uno questo non ce l'ha. Ripeto, si va di piatto e si va a lavorare solo sui due lati del bevel, assolutamente senza toccare il filo. Il filo rimane nervoso, il filo rimane con delle microasperità, senza nessuna senza nessun abbraccio da parte del filo. Chi se ne frega, anzi meglio è preferibile, perché a me questo deve tagliare, non deve tagliare in modo confortevole, in modo dolce, questo deve essere solo e soltanto che affilato, punto. Ma adesso ritorniamo al rasoio. A noi non ci interessa che questo sia solo e soltanto affilato. A noi ci interessa che sia affilato e l'affilatura gliel'abbiamo data sulle pietre. Ma adesso ci interessa con la coramella di addolcirlo, per cui prima meccanicamente ad ogni passaggio, vi faccio vedere, così, lo so, interrompo i discorsi a metà, abbiate pietà. Questa è una coramella, guardate, sembra tessuto, questa è visone, una pelle. Io penso a tutti quelli, aspettate che tira un po' troppo perché ho altre due coramelle attaccate qua dietro, le appoggio sul tavolo così non fanno peso. Allora, questo è visone, questo è niente, sembra stoffa, invece è pelle. Allora, per quel principio, adesso mi riferisco a tutti quelli che la tirano alla morte, questa sarebbe la peggior coramella della vita. Invece questa è una coramella da ultrafinitura. Ecco, qui essendo stoffa si vede molto bene. Guardate che cosa succede. Ritorniamo al discorso. Lo vedete il filo come lavora su un piano? Lo rifaccio lento, lento, lento. Il filo sta lavorando su un piano. Quindi le possibilità di stondarlo sono minime. Però comunque guardate, il filo lavora su un piano, ma viene comunque leggermente abbracciato. La flessibilità stessa del supporto del materiale che noi scegliamo per fare questa benedetta striscia fa in modo tale che leggermente in uscita, mano a mano, il materiale viene compresso sotto il rasoio, mano a mano che il rasoio viene... le fibre si ridistendono, si rialzano, quindi c'è una specie di piccolissimo abbraccio, proprio da quest'altro lato, ma sto scomodissimo.
c'è sempre un piccolo, piccolissimo abbraccio da parte del materiale. La flessibilità del materiale è importante, importantissima, lo stavamo accennando prima, adesso togliendo questa che è da ultrafinitura. È chiaro che su un bel near wedge, su un bel cuneo pieno, se voglio piegare per bene, se voglio che la mia lama venga abbracciata per bene dalla coramella, ho bisogno di un bel supporto rigido, altrimenti su supporti più morbidi affonderebbe troppo. Quindi questo abbraccio, voi provate a immaginare che il materiale della coramella dovrebbe risalire fino a mezzo filo. Non so se riuscite a immaginarvelo, fate il disegno del triangolo, mezzo filo di qua, mezzo filo di là, io devo lucidare, allineare queste microcreste, ma le devo anche leggermente addolcire le microcreste. Quindi un supporto più rigido è preferibile sulle molature più piene, molature più scavate, quindi più delicate, per utilizzare meno pressione si va alla ricerca di materiali più flessibili, quindi materiali che riescono a fare il loro lavoro senza bisogno di dover applicare troppa pressione. Ma ripeto, l'abbraccio della pelle è fondamentale, che deve essere poco, leggermente accennato, perché il troppo porterebbe allo stondamento del filo, ma non deve essere neanche a zero. Con quest'altro tipo di coramella forse è più semplice, benché sono pure rognosette da usare queste, attenzione, non è questa la soluzione a ogni problema, anche perché queste sono navi scuola, usate queste e si impara. Ma anche queste coramelle devono avere il loro respiro. Il materiale, vedete, non deve essere, il pellame non deve essere tirato alla morte. Vabbè, qui c'è un lato tela e un lato pelle. Ma lo vedete? Provo a prenderla di qua. Lo vedete quanto flette? E deve essere così. Se io voglio, oltre l'azione meccanica sul bevel, sul fianco del bevel, per, ripeto, fino alla nausea, ridistendere e riallineare le creste, ma se voglio lavorare anche leggermente sulla punta delle creste, io ho bisogno della flessibilità del materiale. Quindi questo è il vantaggio che si regola prima. Ho tutti i rasoi più o meno full hollow, mi regolo la tensione, magari la faccio un po' più morbida. Oggi devo affilare un near wedge, se metto la stessa pressione vado giù troppo, il materiale flette di più e mi va troppo ad abbracciare il filo col rischio dello stondamento. Allora me la tiro un po' di più, ma non me fate vedere quelli che o per paura o perché ancora non hanno capito bene a che serve la caramella. Cioè, io ho visto persone che ci vanno a mettere una tavoletta di legno. Cioè, ti compri una caramella a telaio che ha un suo costo, con la possibilità bellissima di poter regolare la tensione della pelle, e poi ci vai a ficcare un tavolettone di legno qua perché c'hai paura che te flette un decimo di millimetro. Questo significa due cose: uno, ignoranza; due, non hai capito che quel decimo di millimetro, anzi quel centimetro che fa abbassare la coramella ti è utile e non ti è dannoso. Ma ripeto, poi devi mettere la tavoletta, pezzaccio di cuoio, eccola, te costa di meno e ce fai più bella figura. Chiusa parentesi. Mo io voglio fermarmi subito perché è bellissimo, sono arrivato a mezz'ora. Ripeto, sarebbe da dire tante cose sulla coramella, ma questa volta è stato solamente pressione, modo corretto e scorretto di esercitare la pressione. Io posso pure far vedere il movimento scorretto, tanto che rompo il filo angle dollar, chi se ne frega. Il movimento scorretto, eccolo. Vedete che adesso piega sul filo? Questa è la stondatura del filo, lo vedete? Guardate dove si va a piegare il materiale.
questo è quello scorretto, questo è quello corretto. È chiaro, più è flessibile il materiale, più è visibile. Su un cuoio vaccino, poi soprattutto con una webcam, insomma, è un po' difficile. Quindi, la corretta pressione, il corretto modo di dare pressione al rasoio, ve lo ridico per l'ultima volta, non uniformemente distribuita, ma la pressione concentrata sul dorso del rasoio e il filo va solamente appoggiato, così facendo il filo lavora su un piano. E la tensione della coramella, perché noi quando facciamo passare quel filo su quel piano, il fatto che leggermente in uscita la coramella risalga e dia un leggero abbraccio anche al filo, a noi ci fa tanto comodo, perché, ripeto, addolcisce le microcreste che formano il tagliente. Adesso attenzione, lo sto dicendo fino alla nausea, ma che sia chiaro, prima di chiudere sto video, attenzione che io non sto facendo l'elogio dello stondamento del filo. Quello è il problema vero che è sempre dietro l'angolo. Chi impara a scoramellare per bene sa quanto lo deve smussare quel filo e quanto invece gli interessa la taglientezza. Per cui poi con l'esperienza uno impara a capire che magari ho affilato sulla sintetica, per cui magari questo abbraccio lo posso accentuare un pochettino perché sicuramente ho realizzato un filo molto molto crudo. Ho lavorato invece su una naturale che mi dà fili particolarmente dolci, allora non ho bisogno di tutta questa risalita, quindi è un gioco per addolcire senza arrivare al punto di stondare. Mi raccomando, non è che da oggi tutti i rasoi diventano tutti quanti rotondi. Però ve lo ripeto per l'ennesima volta, attenzione, non abbiate paura della piega che fa la pelle di una coramella, perché il filo è meno delicato e parliamo sempre di acciaio contro pelle, materiale duro contro un materiale morbido. Il filo è sempre più rigido, più robusto di quello che uno possa pensare. La prova, ripeto, è questa. Questo movimento lo facciamo tutti, lo facciamo in molti, per andare a ripulire il filo tra un passaggio e l'altro per levare le bave di lavorazione, e non è che fare questo movimento mi fa tornare indietro, devo ricominciare da capo. Il filo sta ancora qui e taglia ancora, anzi ancora taglia meglio di prima, quindi sughero contro acciaio vince l'acciaio, figuratevi acciaio contro pelle. Per cui senza paura, se la pressione del rasoio è esercitata correttamente, non serve tirare alla morte ste coramelle, cioè, se lavora anche su pezzi di stoffa, se lavora anche su supporti estremamente elastici. Mi va bene questo, anche se questo poco fa imparare perché non vi fa prendere sensibilità. È comoda. La tensione la stabilisco prima, è comoda, magari questa è comoda da usare soprattutto per rasoi importanti, 8 ottavi, 10 ottavi, coste molto spesse in cui si fa fatica a girare, allora si usa il polso, si entra e si esce dalla coramella. Non, per carità di Dio, non mi fate vedere le tavolette per evitare che questa pelle si fletta di 1/10 di millimetro, perché ripeto, la pelle ci serve che fletta 1/10 di millimetro, perché allora saremmo stati scemi a scegliere quel tipo di pellame anziché quell'altro. E se proprio non la volete far fletta, se volete affilare i rasoi come se fossero dei coltellacci da cucina, vi fate un bel pad de strop, prendete una buona pelle, una striscia di pelle ve la tirano appresso, perché costa veramente poco, incollate su un supporto rigido, ma non mi fate vedere le modifiche alle coramelle a traino. Bene ragazzi, spero
anche questa sia servita a qualche cosa. Sto 34 minuti e 50 secondi, quindi con 35 minuti per i miei standard mi sembra un video già abbastanza corto. Mi metto pronto per terminare la registrazione. Spero che pure questo sia servito a qualche cosa. Era un po' più cervellotico, un po' più difficile da capire, poi oltretutto le inquadrature non è che mi hanno aiutato più di tanto. Però spero che a qualcuno qualche dubbio gliel'abbia tolto. Detto questo, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Quindi, ciao popolo, alla prossima!